Ragazzi, buongiorno, questa mattina con la mia assistente che carica la moto. Addirittura sono stata surclassata a posizione di assistente. Comunque moto carica, questa capannina è stata la nostra casa per 2 giorni. Direzione El Chaltén, prima una piccola sosta al ritiro dei soldi al correo argentino. Vamos! Il freddo di queste notti inizia a far soffrire la Tenerona. Diamogli una seconda chance. Ha sofferto un po', ma è partita. Questa notte la temperatura è scesa vicino allo zero, mentre oggi si sta abbastanza bene perché ho visto le previsioni, dovremmo arrivare intorno ai 14-15 gradi verso le 4-5 di pomeriggio. Devo ancora riprogrammare il Gipro, quindi quando vedete il numero della marcia indicato non è corretto fino a quando non lo riprogrammo. Forse servirà una mano al pilota, credo che c'è Franchi. Prendete appunti. Stamattina c'era un bel sole, illuminava in obliquo la vegetazione, adesso si è tutto coperto. Bellissime piante di lavanda, questa è la reception di Carolina. Ottime sistemazioni, abbiamo un po' sofferto del fatto che ogni casina è divisa a metà, si sente davvero tutto da una casina all'altra. C'erano dei ragazzi molto giovani dall'altra parte che hanno fatto baldoria, cantato. Questi giorni c'è la Fiesta dell'Agua, una festa che raduna tutta la gente della Patagonia, sono eventi sportivi, eventi musicali con grandi artisti nazionali, si festeggia il carnevale perché la festa poi si protrae fino a fine febbraio. El Calafate in questi giorni è pienissima. Lago Argentino intanto, sulla nostra sinistra. Stamattina in effetti è tranquilla, si è fatta fiesta fino a notte fonda e stamattina, lunedì mattina, tutto sembra tacere. Avevamo deciso di rimanere 2 giorni in più non per la festa ma per poter lavorare, quindi siamo stati chiusi in casa, ci siamo persi la festa che magari recupereremo i prossimi anni, magari. Ora però si va, sosta al correo argentino e si prosegue. Bellissime strutture El Calafate che vive del solo turismo verso il Parco Nazionale Los Glaciares Sur. Pausa benzina che avevamo dimenticato, file stamattina. La gente riparte dopo aver goduto della festa, si torna a casa. Ciao! Il pieno in Argentina è simile economicamente al pieno che facevamo in Russia. In Russia più o meno vagamente pagavamo 0,60 centesimi al litro, qui siamo sugli 0,40 considerando il cambio dollar blu. Ci auguriamo che al correo non ci sia una fila interminabile di gente, però dobbiamo essere anche realisti, più che ottimisti. Correo argentino. È chiusa. Oh Dio, ¿es cerrado? Sí, por 2 días está cerrado. Yes, In English it's okay. holidays. Today and tomorrow is carnival, so it's Oh, closed. today, tomorrow. Oh, incredible. Patagonia. Thank you. Bye. Siamo ancora più sfortunati, non ci capacitiamo del motivo. Allora, l'orario sarebbe dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, ma non c'è altro, dovrebbe essere aperto. No. Ecco, non siamo gli unici. Non c'è scritto nulla, c'è scritto che dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16 è aperto. Esta è Patagonia. Oltre al correo ho fatto il giro di tutte le agenzie di Western Union qua al Calafate, ma sono tutte serrate per il discorso della fiesta che si sta avvolgendo in questi giorni. Ora l'alternativa è solo questa. Questo è il percorso di oggi. A El Chaltén non ci sono agenzie Western Union, ce n'è solo una a Tres Lagos, quindi l'idea è di fare questo pezzettino in più per poi tornare indietro. Ci proviamo, andiamo, pregate per noi. La cosa sconvolgente è che todo está cerrado por la fiesta, cioè la posta è chiusa perché in questi giorni c'è la festa.
so se capite. Cioè noi occidentali dobbiamo imparare da questi. Lamentiamoci poi quando in Italia le cose non funzionano. Qua bisogna aprire una parentesi a parte da farci un video pippone dettagliato, ma prima dobbiamo ancora capire meglio come funzionano le cose, dobbiamo stare più tempo. Intendiamoci, è giusto protestare quando le cose non funzionano anche in Italia ed è l'unico modo per crescere, però ragazzi c'è anche questo e io mi appello continuamente alla immensa pazienza che hanno gli argentini, è allucinante. Forse con 4-5 anni di vita a casa riusciremo ad imparare qualcosina, ma soprattutto ad avere quella pazienza, quel tantino di pazienza in più che qua è obbligatoria. Comunque, festa a parte, correo a parte, El Calafate carinissima, un po' sullo stile di San Martín de los Andes, Bariloche, molto ricca, non l'Argentina che possiamo incontrare nei paesi sperduti della Patagonia. Assolutamente da visitare, da passarci minimo 3-4 notti, anche perché in questa maniera potete fare diverse escursioni che vi porteranno al Perito Moreno, che si trova appunto a circa un'ora e 15 minuti di autobus da qua, in quella direzione, tra i posti più spettacolari presenti nel mondo intero, secondo me. Pero Buenos Aires es un puerto más difícil, más grande. Que yo soy motero también, Ah, en España, soy motero. ¿Y cuánto tiempo? un mes y media, un mes. Un mes. ¿Y qué? Un mese Genova, Montevideo. Genova, Montevideo, vale. ¿Y dopo, ahora? Ahora de Montevideo lo he hecho. Ora tour de Sudamerica. ¿Tú Sudamérica? No sé. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Cuántos giorni? No sé, porque ahora tratamos de trabajar con YouTube y video, YouTube, y vale. esperamos que se puede hacer viajando y trabajando. Mucho trabajo. Sí, no es todo placer, ¿vale? No es tan fácil como Bueno, parece, pero me dais mucha envidia, ¿cómo se dice? No. Me da mucha envidia. Sí. Mi hermana motera, mi hermano motero, yo motero, toda la familia motera, y me dais mucha envidia. Suerte. Se puede hacer. Ya veo. La Patagonia è muy difficile por il viento, muy difficile Sí, con la moto, muy Sí, difficile. el viento malo. A disfrutar. Grazie, Grazie. buon viaggio. Buongiorno. Grazie. Il ragazzo spagnolo ci ha chiesto come abbiamo fatto a spedire la moto, perché gli facciamo tantissima invidia. Lui è motociclista, sua sorella è motociclista, suo fratello. E ho detto: si può fare? Sì, certo, ora che vi ho visto si può fare. Suerte. Facciamo un giro per mostrarvi El Calafate. Quello che stiamo percorrendo noi è il corso centrale. La cosina, i cani, i veri protagonisti, los perros, o come dice Francesco, i perri. Ora vi portiamo lungo il lago argentino, dove c'è la classica scritta per i turisti della città di El Calafate. Il passeggio lungo lago. Ecco la scritta El Calafate, che è un frutto col quale si fanno dei liquori, si fanno i gelati, ed è il frutto che garantisce il fatto che tu tornerai sicuramente in Patagonia una volta che tu l'abbia mangiato. Questo è anche lo stazionamento per i camper. Panoramica della città fatta, si riparte. Vamos, nel tentativo di prelevare denaro a Tres Lagos. E l'immancabile bandiera argentina che sventola. Ci siamo documentati sul distributore YPF, che ha praticamente il monopolio di tutti i distributori di benzina in Argentina. Fu aperto nel 22, tra i fondatori c'è anche un ingegnere italiano, che ne fu il primo presidente, figlio di immigrati italiani. Are you listening to me? If
Il lago Argentino, che ha una profondità in città di circa 1 metro. Per questo nei periodi invernali si trasforma in una bellissima pista di pattinaggio. All'entrata della città il controllo della polizia stava svolgendo l'alcol test, però ci hanno lasciato passare facendoci il segno di dribblare tra le auto. Incredibile, quel turchese che ormai ci sembra normale ma che è così eccezionale. Acque cristalline. La gente sta pescando, guardate che acqua. È lo stesso fiume che Robert Fitzroy in compagnia di Charles Darwin risalirono fino quasi alla cordigliera. Incredibile. Se non abbiamo ripio da percorrere ce lo andiamo a cercare. Sì, vuole mettere i piedi a bagno, certo. Cioè, si arriva proprio sulla sponda. Non so se si riesce a vedere il colore assurdo e la bellezza delle acque di questo fiume. Quando vedi un fiume delle acque turchesi che sembra finto con una riva dove puoi accedere tranquillamente, che fai? Metti a bagno la Tenerona! Volevo lavarla un po', ma devo scaricare i bagagli perché il fondo è duro, si potrebbe anche transitare per un pezzettino, ma così carica non riesco. Comunque sempre figa a bagno. Quest'acqua è paurosa. La Tenerona è ora di lavarla. Appena trovo un lavaggio con la lancia penso che lo farò. Da queste parti è quasi impossibile comunque. Queste cose mi fanno tornare bambino quando insieme a mio padre andavo sul fiume vicino casa a lavare l'auto, cose che ora non si possono assolutamente fare. Aggiungo una piccola cosa culturale, mi sto guardando intorno e sto pensando che quando Robert Fitzroy insieme a Charles Darwin risalirono questo fiume, più o meno credo abbiano avuto la stessa nostra visuale, cioè la stessa nostra visione. Quello che vediamo ora è quello che intorno al 1835 loro hanno visto, perché poi non è che si sia costruito così tanto a parte il ponte e la strada. Compivano degli studi idrografici, cioè proprio nello studio delle acque in Argentina, del Sud America. Quello che stiamo facendo io e la Tenerona, degli studi idrografici. Ora tiriamola fuori però. La farà così carica? Quando mi piace quei piedi a molle.
Che dici, se la scarico un po' ci facciamo un giro lungo fiume? Sì, ma come no, certo. Ripartiamo dalle rive del Rio Santa Cruz. Ora direzione La Leona, un luogo storicamente mitico che vi racconteremo appena saremo in loco. Siamo comunque di nuovo nella leggendaria Ruta 40. Spettacolo! Questo è invece il Rio La Leona, che al contrario del Rio Santa Cruz si immette nel lago argentino nascendo dal lago Viedma, vicino a El Chaltén. If we only stand together now, we know just what to do. And every single day I stand and stare at your house upon the riverside to see if you are there. And I wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. Darwin, parlando delle acque, dei laghi e dei fiumi argentini, disse: sono del più bel berillo che io abbia mai visto, paragonandoli alla pietra preziosa del berillo. This is where I'll stay. Huddle up and go before you cry. There is something we should realize. Don't even ask me why. And I'll wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. It's a Siamo a 28 km da La Leona. sees the right way in a mind. This is where I feel okay. This is where I'm staying. Na 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 na. Juan Cruz, la guida che ci ha accompagnato fino al Perito Moreno, ci teneva inoltre a precisare, mostrandoci il planisfero, quanto all'altezza della Patagonia nell'emisfero australe non ci siano altre terre. È l'unica terra così in basso sul planisfero. Il discorso cambia per l'emisfero nord. Allo stesso parallelo di dove si trova la Patagonia ci sono tantissime terre, compresa Londra, comprese le penisole scandinave, e questa è un'unicità estrema che si fa notare anche per le condizioni climatiche uniche per la Patagonia, a partire dal suo vento ineguagliabile. This is where I feel okay. This is where I stay. Na 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 na. 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 Siamo alla Leona, sito storico, Parador Hotel del Campo, bandiere che svolazzano. Patagonia, Ruta 40. E stazionamento. Eccolo. Andiamo a visitarla. Le due moto ferme di fianco a noi sono sudafricane. Fantastic! Also long time. Yeah. How many times? We're 6 years now in South 6 years. Yeah. Fa- Todo Sudamerica? Todo Sudamerica. Now it's last time we're coming, it's the second time we're coming to Patagonia. Ah, But it's not the last time. non è l'ultima. Patagonia is beautiful. It's beautiful, yeah. The problem is the wind. The wind. Oh yeah, you're going norte? Yes. Yeah. Ora sì. Alright, so from there, Yes. if you go north, Okay. you're gonna get less troubles
Tres Lagos. Tres Tres Lagos. Lagos. Yes. There's a little fuel station, YPF, Yes. to the left. Okay. Very beautiful. Stop there, eat Miralunes. But then 30 kilometers after, there's dirt road for 60 or 80 kilometers. Last time they graded, but now it's not graded. Okay. For me, for our For our moto, weight. is very difficult. I know, Yes. that's what I'm saying to you. Yeah. Go early in the morning, Yeah. leave early. When you go, some of the route is the road is not bad, Okay. but there's pieces in between that is just, it's a lot of the small rock. Yes, yes. Okay. And you're floating the whole time. Okay. You're floating. And you'll have to stop often to make the shock for Okay. cooling down. Okay. Yeah. Okay. Otherwise you'll fuck up your shock on that road. Okay. This road. Yeah. This There is road. only one road. Okay. Only that. La... There's Hi. Angostura. On this road, when you get Wi-Fi now. But this road. Information Yeah. about la ruta. yeah, very Yeah. good. So this was old Ruta 40. Old road. Okay. Then they make new Ruta, which I know this is Ruta 40. Okay. This is tar. This is asphalt. Okay. This is not asphalt. This is dirt road. Okay. But if you get there and the road it make too much of you, if you're fucking tired, then go Gregores. Okay. If you think you can make, then you go in there. 40 kilometers. There's a place there, Angostura. Okay. It's not technically difficult. It is just you get. It feels like when you're riding sand. You're on the plane this whole time. Yeah. We are scared about our bags because we have. But Yeah. no, the wind No, is... the problem is my wife. She sits too high. Two people, Yeah. two moto. It's very good. It's. You've got to learn. Yeah. Maybe. I should. My wife no drive. Yeah. You are Lucky. man. You are lucky man. Thank you and buon viaje. Same to you. I hope you have a nice trip. Allora, vi dovevamo parlare della Leona, ma alla fine il discorso è cambiato totalmente perché abbiamo incontrato due bellissime persone. Meekness. Alsabi. Sono i nostri mentori perché sono da 6 anni che viaggiano per il Sud America, ci hanno raccontato ma soprattutto ci hanno insegnato tantissime cose, poi video pippone dettagliato perché sono notizie interessantissime, magari cambieranno anche la nostra vita. Sì, non si può sapere, tante volte da un incontro si apprende così tanto che insomma c'è un cambiamento di vita, you can change your life. Loro sono sudafricani e li ringraziamo tantissimo, saremo in contatto chiaramente. Simpaticissimi. Ora si riparte però, li salutiamo, abbiamo preso un caffè insieme, it's too late, come on. Ciao, gracias a usted, ripartiamo dalla Leona. Dove tanti turisti se la stanno spassando. Dovevamo mostrarvi il museo di questo posto leggendario, però abbiamo incontrato le persone e a volte chiacchierare con le persone è sempre più importante, è sempre da preferire, lasciando da parte qualche volta quello che culturalmente può essere importante sapere. Salutiamo i nostri ormai amici sudafricani, però ormai la curiosità ve l'abbiamo messa su questo posto, sulla Leona, per cui qualche notizia ve la diamo. Il luogo fu aperto nel 1894 da una famiglia di immigrati danesi. 17 anni prima però in questa zona Francisco Pascasio Moreno, lo stesso che dà il nome a Perito Moreno, venne aggredito e gravemente ferito da un puma, chiamato in gergo argentino la Leona, ed è per questo che sia il fiume sia la estancia prese questo nome. Nel 1905 passarono di qua 3 gringos, nessuno sapeva chi fossero, si trattennero per circa un mese fino a quando, collaborando con la polizia, si scoprì che erano Butch Cassidy con i suoi 2 amici e coniugi che, scappando dopo la rapina al Banco de Londres di Rio Gallegos, si erano rifugiati qua per poi proseguire verso il Cile. Nel 1922, nel periodo degli scioperi dei braccianti delle estancias in Argentina, la Leona divenne un luogo di detenzione per appunto gli scioperanti
migranti, in particolare europei e cileni, e molti vennero giustiziati e buttati nel fiume, appunto la Leona, senza nessun giudizio. Infine questo luogo diventò una meta di passaggio anche per chi voleva arrivare alle due cime leggendarie anch'esse di questo luogo, il Cerro Torre e il Cerro Fitzroy. Nel 1952 infatti la spedizione italo-franco-argentina si fermò qui prima di procedere e di raggiungere la cima. Quella fu la prima ascensione del Fitzroy e era presente anche Poincenot, che purtroppo in quell'ascensione perse la vita. Il 1974 fu l'anno della prima ascensione al Cerro Torre, tutta italiana, e Casimiro Ferrari, che fu uno degli alpinisti che arrivò alla cima, decise di trasferirsi permanentemente in questa zona a pochissimi chilometri dalla Leona. Italiano di nascita, patagonico d'adozione. Poco più di un secolo di storia travagliata, ma molto molto affascinante. Ora vamos direzione Tres Lagos per vedere se riusciamo a ritirare mani. Wait for the wind, wait for the night. Stand here a while, take a little time. Since you went away, it came to a halt. Silence is everywhere, and you're not. And now I'm running like there's no tomorrow. My life was on a one-way track. This ain't a story about happy ending. Oh, I could set this world on fire. I could tear this town apart. I tried, but I could never be a part of you and your beautiful life. Siamo a Tres Lagos, 1,4 chilometri dal Correo Argentino. Il vento, che potete vedere dallo scuotimento delle piante, sempre presente. Sì, Francesco sta constatando che Tres Lagos sia una via praticamente. Sì, c'è il nulla e poi appaiono le prime case della cittadina. La panaderia c'è, quindi quando c'è una panaderia c'è tutto, non serve altro. Si cambiano le gomme in mezzo alla strada, l'abbiamo già visto fare. Banco Santa Cruz, radio comunale, servizio pubblico, vediamo, cani in mezzo alla strada. Allora, officina di turismo, banco, probabilmente è uno di questi. Appena tornato al Correo, questo qua, ma in questo paese fantasma con un vento assurdo, ora il Correo chiude alle 15, quindi l'abbiamo presa a ora a El Chaltén a tutta velocità. Eccolo il vento, soffia, dai, più veloce, più forte. Il vento oggi è forte e molto caldo, è una cosa strana, stranissima. Riprendiamo la strada maestra perché la direzione è El Chaltén. Vamos! Questo che abbiamo davanti è il Cerro Fitzroy. Gratitudine per esserci arrivati. Stiamo camminando da circa 20 minuti lungo questo rettilineo sperando di avvicinarci al Fitzroy e ancora è lontano. Questa è l'immagine che vedevo da qualsiasi foto e che un giorno dal negozio avevo stampato per pubblicizzare e preparare la vetrina di un marchio argentino. Fantastica, oggi siamo qua.
El Chaltén, ai piedi della catena del Fitzroy, poco più di 1500 abitanti. Fiume Las Vueltas e un cielo timidamente azzurro. Siamo finalmente a El Chaltén, ufficialmente capitale nazionale del trekking. Fondata nel 1985 al fine di anticipare il Cile nella rivendicazione di questo territorio, è palesemente più giovane di noi. Pienissima di turisti, supermercato, la spa dove dobbiamo venire noi, costruzioni in pietra patagonica, profumini nell'aria, si inizia a preparare per la cena, per la cena, panaderia fondamentale, maffia, l'avevamo letto di questo locale, trattoria italiana, furgone UK, molti localini, cerveseria, un perro. Hotel Poincenot, che è il nome purtroppo dell'alpinista della prima ascensione al Monte Fitzroy che non ce l'ha fatta. Dovrebbe essere da queste parti. Dopo 10 minuti che giravamo a El Chaltén, e ragazzi, per girare 10 minuti a El Chaltén ce ne vuole, alla fine l'abbiamo trovato. La reception, forse questa sarà la nostra casina. Per ora Tenerona parcheggiata qua, ma andiamo a scoprirla insieme. Aquí también, todo. Ese fue así de todo. Fueje. Nada más que acá si querés podés hacer reserva. Ah, reserva. ¿Ok? Bisogna Y Perfecto. después este es a Oniken y acá, aquí, viste cuando llegas a esta esquina, aquí tenés Rancho Grande que también comes de todo. Rancho Grande. La signora gentilissima ci sta spiegando di tutto. Pasta, aquí, por aquí, pasta se llama mafia. Mafia, io... Mafia pasta. Igual, no te preocupes, día por día vamos viendo porque si no es mucha información. Pero, ok. Les muestro. ¿Querés entrar la moto primero? Y después lo de la llegada. Vamos a entrar la moto, Mi ha capito il volo. Grazie. Come si chiama usted? Silvia. Io mi chiamo Silvia. Francesco. Sì, Allora, io ti saco la macchina por aquí despacito. sì. Piano. Aquí. La cabaña, la tua cabaña è Questa? Moto parcheggiata vicino alla nostra casina. Ora la copro per farla stare più calda e noi si va a mangiare la ciccia. Ciao ragazzi! Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love. È pronta la ciccia! Quasi. Vi lascio con questa immagine. Peccato non sentir l'odore dal video. Ciao ragazzi! Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the